Buongiorno amici di Lofish, oggi prepareremo insieme l'esca migliore per pescare i cefali con la canna fissa, il famoso pane e formaggio. Di cosa abbiamo bisogno? Gli ingredienti sono semplicissimi e sono pane in cassetta, del latte, del parmigiano, uno spicchio d'aglio e un goccetto d'olio. E poi ovviamente della pellicola trasparente che ci permetterà di conservare l'esca. Mi raccomando, non usate il pecorino perché è troppo forte, non è gradito ai cefali, così come lo è il parmigiano. Per prima cosa togliamo la crosta dal pane perché è la parte che non comprometterà leggermente, la nostra esca, ma soprattutto la potremo utilizzare poi per effettuare una pastura un po' grossolana ma comunque efficace. Prendiamo ora il cuore del pane in cassetta e aggiungiamo un pochino di latte, mi raccomando pochissimo, e mescoliamo. Vedete? È ancora troppo asciutto, aggiungiamo giusto un po' di latte, ma ne vuole veramente poco. Ovviamente più è morbido il pane e più e meno liquido sarà necessario, e soprattutto se lo fate troppo morbido in acqua poi non lavorerà bene. Se per caso doveste farlo troppo morbido potete sempre aggiungere una o due fettine per aumentare la consistenza. Quando più o meno è di questa consistenza qui, vedete, è ancora molto umido, potete già aggiungere il formaggio. Dopo aver aggiunto il formaggio, potete capire se la consistenza è giusta cercando di fare una pallina. In questo caso la consistenza è perfetta e potete aggiungere gli altri ingredienti, ossia l'aglio e l'olio. Cominciamo con l'aglio, ovviamente basterà uno spicchio e dovete necessariamente togliere la pellicina perché andremo a grattare solo la parte interna e anche l'anima va tolta dell'aglio. Si prende poi una piccola grattugia e come le vecchie nonne si va a grattare tutto l'aglio. Ovviamente rimane tutto sulla grattugia, quindi quello che faccio io è questo. Quindi me lo vado a pescare con la pasta direttamente dalla grattugia. Si usa la grattugia, non si mette a pezzi, perché la grattugia crea una vera e propria poltiglia, quindi nell'acqua questa poltiglia andrà poi a sciogliersi ed a tirare maggiormente i pesci. E ora il tocco finale, infatti la pastura è ancora un po' appiccicosa e per evitare questa cosa facciamo un piccolo buchino e mettiamo giusto una piccolissima goccia d'olio extravergine d'oliva. Dopodiché mischiamo un altro pochino e vedrete abbiamo ottenuto un composto che è abbastanza duro. Io preferisco pescare così, che poi nell'acqua si scioglierà piano piano e richiamerà i nostri pesci. Praticamente è pronta, ci si può quasi pescare e vedete, realizzare una pallina è semplicissimo ed è questa quella che andremo a innescare sul nostro amo, come vedrete tra poco. Come conservare ora quest'esca? Ovviamente abbiamo bisogno di un
se è molto morbida, se avete sbagliato le dosi, non sapete come rimediare, potete sempre metterla in un tovagliolo di tessuto e lasciarla in frigo, si asciugherà piano piano. Altrimenti, se va bene così e vi piace come è venuta, la mettiamo in una pellicola di carta trasparente e la lasciamo in frigo. Ecco, questa è pronta per l'uso. Una volta messa nella pellicola, quest'esca si conserverà in frigo per qualche giorno, diciamo anche una settimana. Invece nel freezer potete conservarla molto più a lungo. Ricordatevi però che se non conservate in maniera idonea potrà essere più molla del previsto, quindi potete sempre aggiungere un'altra fetta, mezza fetta di pane in cassetta o un po' di farina per andare comunque ad amalgamarla. Detto questo, vi faccio ora vedere cosa fare dei nostri residui, delle croste. Nulla si butta ovviamente. E anche qui facciamo quello che abbiamo fatto prima. Però le croste sono un pochino più dure e visto che la pastura che andremo a realizzare dovrà rimanere sul fondo e sciogliersi molto più lentamente, questo almeno per quello che preferisco fare io, anche qui aggiungiamo un pochino di latte, un po' di formaggio, ma creiamo una pastura più dura. Come vedete ci vogliono veramente pochi secondi per poter realizzare sia il pane e formaggio che la pastura, anche se vi dico la verità, la pastura non è fondamentale e tra pochi minuti vedremo per quale motivo. Per quanto riguarda la pastura, qui potete aggiungere anche una sardina triturata, sempre dell'aglio, comunque potete creare qualcosa di forte. Io solitamente non lo faccio perché preferisco che i pesci siano attirati maggiormente dall'esca, che deve essere quello il loro scopo, il loro obiettivo. La pastura si può attirare nel momento in cui la situazione è piuttosto difficile, non arrivano i pesci sotto tiro, allora possiamo ricorrere alla pastura. Più morbida se vogliamo che si sciolga in acqua e in caduta attiri i pesci, più dura se vogliamo che rimanga sul fondo e i pesci vengano a mangiarla in un secondo momento. Beh, cari amici, dopo aver realizzato l'esca, che ora è pronta, vi faccio vedere per quale motivo non è necessaria una pastura quando utilizziamo questo tipo di esca qui. Beh, innanzitutto per innescarla facciamo delle piccole palline, in questo modo qui. Questo dipende poi ovviamente dalla sezione dell'amo. Prendete l'amo, lo inserite qui dentro e con le dita create un cono. A coprire completamente l'amo. Lo facciamo anche per l'altro. Vedete? Ovviamente tutto questo ve lo mostrerò dal vivo, no? Però ora vi voglio far vedere cosa succede nell'acqua. Vedete? La pallina entra e piano piano comincia a perdere, comincia a sciogliersi. E questo che si scioglie nell'acqua non è altro che pastura. Ora qui l'acqua è ferma ovviamente, non si stacca neanche. Ma vedete? Piano piano, piano piano, piano piano. E questa pastura si va a disperdere nell'acqua e va ad attirare i nostri pesci direttamente sulla nostra esca. L'acqua ora è già impregnata di pastura e piano piano la nostra esca comincia a sciogliersi. In effetti quest'esca è fatta per un lancio solo. E quello che vi consiglio di fare, lo vedremo poi a mare, è una volta che state pescando, date sempre una bella ferrata, in modo tale da permettere all'esca di staccarsi, andare sul fondo e fare da pastura. Fin quando poi arriveranno i pesci e ogni tiro sarà un pesce, ve lo posso assicurare. Più o meno facciamo così, ora è ancora un po' dura, vedete? Piano piano si comincia a staccare dall'amo. Ora ve la faccio solo vedere, la rimettiamo in acqua e si stacca.
quella pallina che si è staccata, quest'altra è sull'amo, ferrata e si stacca. Andrà a creare una pastura e vi posso assicurare che con la corrente, con il movimento del mare, andrà a tirare i pesci sempre nello stesso punto. Fondamentale sarà lanciare appunto in quel punto lì. Beh cari amici, oggi abbiamo visto come realizzare un'esca fondamentale per la pesca al cefalo, ma che funziona benissimo anche con le salpe, con le occhiate, i saraghi e perché no anche con altri tipi di pesce. Nei prossimi video vi spiegherò come realizzare la montatura sia per pescare in mare aperto che nelle acque interne, ma soprattutto andremo a pesca insieme. Cari amici, arrivederci al prossimo video e soprattutto ricordatevi, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, sarete aggiornati in tempo costante sui prossimi video e soprattutto scrivete nei commenti tutto quello che volete sapere e se posso vi aiuterò. Alla prossima amici! Dopo aver aggiunto... Mo' è finita, vai. E non lo di prima. Continua. Beh, cari amici. Beh, cari amici, oggi abbiamo visto come realizzare un'esca fondamentale. Sei una stronza. Non sto ridendo. Beh cari amici, oggi abbiamo visto un'esca fondamentale, vi posso assicurare che con questa esca qui ci ho preso anche i polponi. Beh cari amici, oggi abbiamo visto come realizzare... Beh...